Chissà perché questo film ogni volta che qualcuno nomina Your Name viene sbattuto in faccia dal nulla. Forse perché i temi che porta sono più umani, forse perché le persone non perdoneranno mai il fallimento, ma ancor meno il successo. Perché la forma della voce o Koe no Katachi per le persone che saltano la fila alle poste non è il film preferito di tutti? È un cartone che ha tutte le premesse per essere la super svolta finale e far riconoscere che l'animazione giapponese ha ogni carta in regola, ancora una volta, per dimostrare di essere intrattenimento vero e proprio e che può dimostrare di poter parlare di tematiche molto delicate, seppur calcando la mano. Per questo ci prova troppo. Ogni singolo personaggio è fatto per suscitarti una determinata emozione, a una determinata azione. Questo film ti lega a una sedia e in bocca a forza ciò che devi provare. Tutto ruota attorno ai due protagonisti, Shoya Ishida e Shoko Nishimiya. Ovviamente, o non avrebbero avuto dei nomi così foneticamente simili. Il primo è uno stronzo di dimensioni atomiche, che praticamente tu lo devi mega odiare super tantissimo perché è un bullo uber bastardo che bullizza la povera piccola dolce amorevole adorabile indifesissima cuor di panna stella senza cielo Shoko, che è sorda e non si riesce a inserire bene nel contesto scolastico e inoltre ha anche una situazione familiare un po' e allora devi provare empatia per lei e odiare lui in quanto bambino di merda, e tutto verte attorno alle deprecabili azioni di quel deficiente in gioventù, il che è strano. Voglio dire, in Giappone già dall'asilo insegnano ai bambini a essere tristi, così almeno sviluppano empatia. Perché questo bambino allora è così deficiente? Che scemo, l'ho detto prima. È perché lo devi odiare, cazzo! Flash forward al tempo delle mele, allontanatisi durante gli anni della scuola dell'obbligo, si ritroveranno alle superiori dove il merda cercherà di avvicinarsi a Shoko, ma santa merda che plot twistone! Essendo una ragazza molto fortunata, ha sviluppato pure una specie di sindrome di Stoccolma, innamorandosi del coglione. Capito, bambine? Se quando eravate piccole un deficiente vi provocava dei danni fisici non indifferenti o semplicemente vi trattava peggio della carta da culo, mi raccomando, innamoratevene. Che oddio, visto e considerato il riscontro psicologico di alcune vittime riguardo alcuni traumi e in questo caso una situazione di bullismo elaborata come forma di attenzione, potrebbe anche spiegare il perché di questo desiderio da parte della ragazza nei confronti del campione dell'Uridume. Però è sbagliato, cioè non mi sembra il caso di spiegarlo così. È questo il problema del film, non è in grado di sviluppare quelle potenzialità infinite ed è una sensazione di fastidio incredibile. Sta di fatto che gli altri personaggi invece non lo so, non servono a niente, sono sfondo. Praticamente l'unico stronzo che vuol fare amicizia col figlio della merda è perché un bel giorno un bullo voleva fregarsi la bici di questo personaggio originale degli sceneggiatori da una fanfiction di My Hero Academia dove Mineta e Midoriya avevano un figlio, e così fanno finta di dare cara development al pezzo di fango che wow, adesso riesce a vedere una persona negli occhi senza che il suo forte feticcio per Metagross gli debiliti la vita. Poco a poco avrà modo di ricongiungersi con qualche amichetto d'infanzia che, nonostante in passato non fecero le persone a modino, appioppandogli tutta la colpa della bullanza, nonostante anche loro fossero moderatamente marci dentro e a loro volta dei cazzo di bulli di merda. Ecco. Questa è la loro utilità, iniziare a farti provare empatia per la piramide di merda. Giusto una è rimasta coerente e stronza era e stronza è rimasta. L'unica differenza è che Mo lavora in un cat café, non ha mordente, accadono fatti, dovrebbe ruotare tutto intorno al pentimento ma lo fa in una maniera così stupida
così banale che veramente non saprei spiegare a parole il senso di imbarazzo che mi provoca. I personaggi sono troppo bidimensionali. I protagonisti in primis, che ok, uno è l'apoteosi della faccia da schiaffi e l'altra è la bambina più sfortunata che sia mai esistita nei cartoni animati dopo Nina Tucker. Però cazzo, dai, se il loro punto di forza è dare da mangiare alle carpine, mi sa che qui si è toppato mica poco. E ok, d'accordo, essendo molto giapponese come prodotto ci sono anche dei forti tentativi di suicidio, ma pure lì fatelo bene, cazzo, dai!